Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andrò a spiegare come realizzare il progetto che avete visto nella foto in anteprima. È un kimono copricostume. L'occorrente che ci serve è l'Ecodonni nei colori naturalmente che preferite e uncinetto del 5,5. Qui farò un piccolo kimono per farvi vedere appunto tutti i passaggi per creare questo bellissimo progetto. Quindi nel mio progetto io ho avviato 179 catenelle, quindi un multiplo di 2, fate un multiplo di 2 e poi alla fine aggiungete 1, quindi 179 catenelle misurano in centimetri 1,5 metri, quindi ho fatto un lungo pannello di 1,5 metri, quindi lunghezza 1,5 metri e di altezza l'ho fatto 28 centimetri, quindi un pannellino di questi vedete è 28 centimetri. Detto questo vi lascio al tutorial. Allora, qui farò un piccolo campione di tutto il progetto per farvi vedere tutti i passaggi. Quindi montate le nostre catenelle, faccio una catenella, rientro nell'ultima e vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle. Prendo il filo sull'uncinetto e faccio tutte le maglie alte, per tutta la riga le maglie alte. Quindi ho 179 catenelle, faccio 179 maglie alte. Completiamo la riga e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il mio primo giro tutto di maglie alte, di 179 catenelle, 179 maglie alte, faccio una catenella e volto il lavoro. Nella prima maglia prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia e vado a fare una maglia alta, una catenella, filo sull'uncinetto, salto una maglia di base, vado in quella successiva e vado a fare una maglia alta e formo il primo quadratino. Catenella, salto una maglia, vado in quella successiva e vado a fare maglia alta. Catenella, salto una maglia, vado in quella successiva, maglia alta. Quindi proseguiamo per tutta la riga facendo questi quadratini e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il secondo giro di motivo, andiamo a fare il terzo giro. Una catenella e volto il lavoro, entro nella prima maglia alta e vado a fare una maglia alta, una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, salto la catenella e vado nella maglia alta, entro nella maglia alta e vado a fare 1, pesco il filo e non lo lavoro, 2, 3 e 4, quindi vado a fare un punto nocciolina, quindi chiudo e poi faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, passo nella maglia successiva, nella maglia alta successiva e vado a fare maglia alta. Quindi ho fatto un punto nocciolina, quindi maglia alta, catenella, punto nocciolina, catenella, maglia alta. Adesso facciamo una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia alta successiva e vado a fare un'altra nocciolina, quindi entro, pesco il filo una volta, entro, pesco il filo 2 volte, entro, pesco il filo 3 volte, entro, pesco il filo 4 volte, chiudo tutto insieme e lascio 2 asoline sull'uncinetto e poi vado a chiudere tutte e 2. Faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto e passo nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta, catenella, filo sull'uncinetto, passo nella maglia alta successiva e vado a fare di nuovo il mio punto nocciolina con 4 gettati, quindi 1, 2, 3 e 4. Chiudo tutto insieme, lascio 2 asoline sull'uncinetto e poi vado a chiudere tutte e 2. Faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto e passo nell'altra maglia alta e vado a fare una maglia alta. Quindi è semplicissimo. Ripetiamo di nuovo, quindi una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, passo nella maglia alta successiva e vado ad entrare 4 volte, quindi 1, 2, 3 e 4. Chiudo tutte insieme, lascio 2 asoline sull'uncinetto e poi li vado a chiudere tutte e 2. Faccio una catenella e passo nella maglia alta successiva.
Quindi proseguiamo per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora ho fatto l'ultimo punto nocciolina, quindi mi rimane la catenella e la maglia alta. Vado a fare una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, salto la catenella e vado nell'ultima maglia alta e vado a fare una maglia alta. E abbiamo terminato il terzo giro. Andiamo a fare il quarto giro. Il quarto giro è tutto di quadratini, quindi faccio una catenella e volto il lavoro. Vado ad entrare nella maglia, nella prima maglia alta, e vado a fare una maglia alta, una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nel punto nocciolina, al centro del punto nocciolina, e vado a fare una maglia alta, una catenella, nella maglia alta vado a fare una maglia alta, una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro al centro del punto nocciolina e vado a fare una maglia alta. Quindi quadratini, andiamo a fare tutti questi quadratini, quindi andiamo a lavorare nella maglia alta, quindi catenella, maglia alta, e poi entriamo al centro del punto nocciolina, quindi catenella, entro nella maglia alta, vado a fare una maglia alta, catenella, entro al centro, qui al centro del punto nocciolina, e vado a fare una maglia alta. Quindi proseguiamo per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Terminato il quarto giro di quadratini, andiamo a fare 3 giri di maglie alte, quindi noi siamo qui, dobbiamo andare a fare 1, 2, 3 giri di maglie alte, dopodiché cambiamo colore. Allora faccio una catenella e volto il lavoro, quindi entro nella prima maglia e vado a fare una maglia alta, entro nella catenella e vado a fare una maglia alta, sulla maglia alta una maglia alta, nella catenella maglia alta, allora proseguiamo per tutta la riga, quindi nello spazietto della catenella dobbiamo andare a fare una maglia alta e sopra la maglia alta andiamo a fare una maglia alta, quindi andiamo a fare 3 giri di maglie alte, questo è il primo e altri 2, e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, mettiamo che io ho raggiunto i miei 28 centimetri, quindi io ho fatto 7 giri di questo colore, 7 giri di questo colore, 7 giri di questo colore. Andiamo a lavorare un pannello che sia di lunghezza 1,5 m e di larghezza 28 centimetri, ok? Allora io ho fatto il mio pannello e ho lavorato praticamente per 28 centimetri. Raggiunti i miei 28 centimetri, divido il mio pannello in 2, quindi io nel mio progetto ho montato 179 maglie. Arrivati a 28 centimetri di larghezza ho diviso il mio pannello in 2, ho diviso 89 maglie da una parte, 89 maglie dall'altra parte, e una l'ho lasciata per mettere il segnapunti, quindi dove c'è il segnapunti siamo al centro del mio pannello. Quindi a questo punto vedete ho lavorato le maglie alte fino ad arrivare al marcapunti. Prima del marcapunti mi sono fermata con l'uncinetto del 5,5. A questo punto vado a togliere l'uncinetto del 5,5 e vado a prendere l'uncinetto del 6 e un filo nuovo. Prendo un filo nuovo e parto direttamente dalla maglia dopo il segnapunti, quindi noi qui abbiamo il pannello dietro, questo sarebbe il pannello dietro e questo è metà del pannello davanti. Adesso noi dobbiamo andare a fare l'altra metà del pannello davanti. Subito dopo il segnapunti andiamo ad avviare le catenelle. Quindi da questa parte noi abbiamo 89 maglie, quindi dobbiamo andare a fare 89 catenelle. Una la prendiamo, quindi entriamo nella 89esima maglia, io entro e vado a fare una maglia bassissima, così. Ok, quindi 89 sarebbe questa, quindi da questa maglia in poi ne abbiamo 88, quindi dobbiamo andare a fare 88 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora, fatte le 88 catenelle, taglio il filo
e li vado a chiudere così con un nodino. Quindi questo poi lo andremo a nascondere. Riprendiamo di nuovo, lasciamo l'uncinetto del 6 e riprendiamo di nuovo l'uncinetto del 5,5 e continuiamo a fare la nostra lavorazione. Quindi entriamo dove c'è il segnapunti qui e andiamo a fare la maglia alta, e questa la metà io me la segno sempre, così mi regolo. Entriamo dove abbiamo fatto la maglia bassissima, quindi qui nella 89esima maglia, da questa parte naturalmente prima di fare le catenelle entriamo e andiamo a fare una maglia alta. Quindi prendiamo le nostre catenelle e andiamo a fare le nostre 88 maglie alte, quindi lavoriamo l'altro pannello. Terminati le mie maglie alte, vedete, ho lavorato tutta la catenella di maglie alte e ho fatto, diciamo, l'inizio dell'altro pannello. Quindi questo è il pannello davanti e questo è l'altro pannello davanti, e qui abbiamo il pannello dietro. A questo punto ora dobbiamo andare a fare giri di andata e ritorno per tutto il nostro pannello, ok? Quindi io mi sono fermata qua, quindi 1 2 3 giri di maglie alte. A questo punto andiamo a fare i quadratini, quindi faccio una catenella e volto il lavoro e vado a lavorare nella prima maglia, vado a lavorare una maglia alta, una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia di base, vado in quella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella, filo sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella successiva, maglia alta, catenella, salto una maglia, vado in quella successiva, maglia alta, catenella, salto una maglia e vado a fare una maglia alta, catenella, salto una maglia di base, prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella dopo e vado a fare una maglia alta. Quindi proseguiamo per tutta questa catenella e andiamo anche nel pannello, quindi proseguiamo fino alla fine del giro. Quindi proseguiamo per tutta la nostra striscia, poi andiamo nel pannello dietro e continuiamo a fare i nostri quadratini e ci vediamo qui per continuare. Vedete, questo è il lavoro come si presenta. Vedete, ho finito tutto il giro di quadratini, quindi gli stessi giri che noi abbiamo qui li dobbiamo andare a riportare nell'altro pannello. Quindi questo è un pannello davanti, quindi gli stessi giri di questo pannello li andiamo a portare nel pannello, uguali e precisi. Io ho deciso adesso di fare di continuare ancora col blu e poi riprendo il turchese. Quindi dobbiamo andare a lavorare da questa punta tutto il nostro pannello e andare a fare giri di andata e ritorno, iniziando da una parte e finendo dall'altra parte, quindi giri di andata e ritorno fin quando non raggiungiamo, diciamo, la stessa misura di questo pannello. Questo pannello deve essere uguale a questo, gli stessi giri, ok? Lavoriamo tutti questi giri e poi ci vediamo qui per fare le cuciture. Il lavoro si deve presentare così, quindi pannello davanti e tutto il pannello dietro. Ricapitolando un attimino quello che ho fatto, io nel mio progetto originale ho montato 179 maglie, multiplo di 2 più una alla fine. Sono andata avanti per 28 cm, quindi ho ripetuto questo motivo, questi giri, questi 7 giri li ho ripetuti per 3 volte. Sono andata avanti per 3 volte con questi 7 giri e ho raggiunto 28 cm. Arrivati a 28 cm ho diviso il mio pannello in due, da una parte solamente, da questa parte, prendendo un filo nuovo e l'uncinetto di una mezza misura più grande, sono andata ad avviare le catenelle. Quindi quanti catenelle ho messo da questa parte? Quindi ho messo 20 catenelle da questa parte, ho messo anche 20 catenelle
catenelle da questa parte. Quindi ho montato la prima maglia, l'ho presa per fare la maglia bassissima, per dare l'avvio alle catenelle, e poi ho fatto 19 catenelle. Ho proseguito con le maglie alte e poi ho lavorato la mia catenella, le 19 maglie della catenella, e quindi sono andata avanti a fare l'altro motivo, a fare l'altro pannello. Allora, a questo punto, terminati i nostri giri, andiamo a prendere, allargare il nostro pannello così, e andiamo a prendere il centro. Vedete perché ho lasciato il segnapunti? Per sapere sempre qual è il centro. Quindi il centro del mio pannello è questo, ok? Quindi questo qua, e faccio 1 2 3 4 e 5 e metto un segnapunti, 1 2 3 4 e 5, e vado a mettere l'altro segnapunti. Quindi questa è la mia manica, ok? Quindi questa è la mia manica. Quindi io ho finito il giro con le maglie alte. A questo punto andiamo a fare i quadratini. Ok, nel progetto originale vi conviene fare una manica che sia almeno di 20 centimetri, perché è sempre un kimono, quindi andate a fare una manica bella larga. Io farò una manica almeno di 20 centimetri, quindi prendo il filo e l'uncinetto, entro dove all'inizio, diciamo, dove c'è il marcapunte, vado a fare maglia bassa e 2 catenelle che valgono come prima maglia alta, una catenella di separazione, salto una maglia di base, vado in quella successiva, quindi stiamo facendo multiplo di 2 anche nella manica, e poi alla fine aggiungete sempre 1 e faccio una maglia alta così, una catenella, salto una maglia di base, vado in quella successiva, maglia alta, catenella, salto una maglia, vado in quella successiva, maglia alta, catenella, tolgo il segnapunti e vado a fare una maglia alta qui. Ok, questa sarebbe la nostra, vedete, questa sarebbe la nostra manica. A questo punto dobbiamo andare a fare il giro di punto nocciolina. Dopo andremo a fare un giro di maglie, di quadrettini, e poi andremo a fare 3 giri di maglie alte. Quindi proseguiamo a fare questi 7 giri, quindi finiamo questi 7 giri. Se la vogliamo ancora più lunga aumentiamo di 7 giri. Ok, quindi questa è la nostra manica. Nel mio progetto originale io farò una manica perché ho 1,5 m, quindi io farò una manica almeno di 20 centimetri, quindi farò una bella manica, quindi prenderò un 40 centimetri di larghezza. Terminata la manica, vedete, io ho continuato con il motivo, quindi ho fatto i quadratini, il punto nocciolina, quadratini e poi maglia alta. A questo punto, terminate le maniche, io ne farò una sola perché questo è un campione. Terminate tutte e 2 le maniche, andiamo a piegare il nostro kimono, lo andiamo a piegare così. Ok, questa è la manica e questa è l'apertura del nostro kimono. A questo punto, piegato il nostro kimono, andiamo a fare una cucitura tutta, diciamo, tutto il fianco e tutta la manica. Allora, terminata la nostra cucitura, vedete, questo è dal rovescio, praticamente terminata la nostra cucitura, giriamo dal dritto il nostro progettino. Quindi io ho fatto solamente la cucitura in un lato, vedete? E così si presenta il nostro kimono. Andiamo a fare un piccolo bordino di mezzi ventaglietti, quindi io prendo il filo e vado ad iniziare direttamente da qui, e iniziamo direttamente dalla prima maglia. Entro nella prima maglia e faccio maglia bassa e 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo sull'uncinetto, rientro e faccio una maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, rientro e faccio un'altra maglia alta. Quindi sono 3 maglie alte, salto 2 maglie di base, quindi 1 2, entro nello spazietto della terza e vado a fare una maglia bassa, quindi viene un mezzo ventaglietto. Mi alzo con 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro per altri 2 volte e faccio 2 maglie alte, 1 e 2, e poi salto 2 maglie di base e mi vado a chiudere nello spazietto della terza catenella, della terza maglia alta. Vedete bene, questi mezzi ventaglietti vengono veramente carini. Quindi 2 catenelle,
filo sull'uncinetto, rientro per la prima e seconda volta, salto 2 maglie di base, quindi 1 e 2, entro nella terza maglia e vado a fare, mi chiudo con una maglia alta, quindi vengono mezzi ventaglietti e facciamo tutto il bordino del nostro kimono, quindi tutto il bordino del nostro kimono. A questo punto, dopo terminato il nostro bordino, andiamo a mettere le frange, quindi tagliate le frange un paio di centimetri, andiamo a prendere le frange, li piego così, vado ad entrare nel primo ventaglietto qui e vado a mettere la frangia, quindi esco così e poi chiudo in 2, così, chiudo così e abbiamo messo la nostra frangia. Allora, qui io ho il mio progetto, vedete il bordino che viene veramente carino, sono mezzi ventaglietti, sono facili da fare perché non sono affatto difficili. Io ho deciso di fare la manica corta perché essendo che io lo voglio usare come anche copricostume, quindi non ho fatto una manica grande. E poi qui abbiamo le nostre frange, vedete io ho messo nel blu ho messo le frange blu e nelle turchese ho messo le frange turchese, qui anzi c'è un colore in più, vedete, e io ho messo ogni colore, ho fatto le frange lo stesso colore. Bene, il mio tutorial termina qui, vi ringrazio tantissimo per la visione e vi auguro una magnifica giornata e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti, un bacio.